Che devo fare? Mi devo arrabbiare? Ma sapete realmente come si pulisce? Come diciamo noi a Roma, come si cava? Come si sbollenta e come si ripassa? A cicoria? Oggi ve lo faccio vedere. Apro il mazzo di cicoria e vedo quello che c'è di brutto, che non va bene. Vedi questa fogliolina? Non va bene. Questo non va bene. Cioè si seleziona al massimo la verdura, perché la cosa brutta, ecco, se io lesso scotto questa foglia e non me ne accorgo, poi dentro il piatto del cliente si vedrà. Quindi faccio un'altra selezione. Questa è la seconda selezione dopo che è stata lavata, vedere quello che non è bello. Eccolo qui, questo non va bene, piano piano. Quindi dobbiamo dare un prodotto fresco, perfetto sia a voi a casa ma soprattutto al ristorante, dove c'è qualcuno che poi la mangerà e dirà: oh, ci sta fogliolina che non è verde, è un po' marroncina, che famo? Questa diventa di un colore bruttissimo se la vado a scottare, perciò va buttata. Me ne è sfuggita una, vedete? Si butta. La cottura va piena ebollizione, bella salata l'acqua, è cotta. Io la metto qui a scolare, ho questa Gastronom che ha il doppio fondo traforato, così la scolo anche. Buona, questa già è buona così, calla, con goccio d'olio buono, come ci piace a noi, sale, è pazzesca. Ecco qua. Siamo di spaghettoni, bella lunga, guarda. Colore rimasto bello verde. E la prima cosa che dobbiamo fare è raffreddarla subito, così mantiene il suo colore bello verde. Vedete la quantità e raffreddiamo prima, così vi farò vedere a fine video come si ripassa, quindi dovete vederlo fino alla fine, sarà un colore stupendo. Abbattitore, intanto scola, perché vieni qua, questa è una teglia traforata, così scola l'acqua in eccesso, perché l'acqua rovina la verdura se sta troppo a contatto, la fa diventare cattiva. Io lo so, tu ti stai domandando: e come faccio a casa che non c'è abbattitore? La metti in acqua e ghiaccio una volta lessata, fermiamo subito il colore, guarda. Quindi per chi non ha l'abbattitore questo è il modo migliore. Poi faccio vedere come si fa la boccetta, senza che spendere nemmeno il ghiaccio. Così non buttiamo niente, siamo sostenibili. Vedete? Lui lavora a 0 gradi, sta lavorando, quindi me la sta raffreddando. Guardate il colore, bello, ok? Ancora leggermente tiepida, sento col dito che è ancora tiepida all'interno, quindi va rimessa dentro perché deve essere fredda per essere conservata perfettamente. Adesso siamo arrivati al momento, quello clou, quello che può fare la differenza. Abbiamo fatto le verdure bene, perfette, le abbiamo rese verdi, brillanti, le abbiamo sbollentate con acqua e sale e le abbiamo raffreddate, perché così abbiamo mantenuto il colore. Guarda il colore com'è, bello verde. Bisogna ripassarla bene, bisogna dargli il sapore giusto, il gusto giusto. Quindi che cosa facciamo? Dobbiamo scegliere quale strumento di cottura, la padella giusta per ripassare la verdura. Allora, ora vi faccio la domanda: qual è per voi? Padella di ferro, padella d'acciaio o padella antiaderente? Dai, dite. Allora, volete saperlo? Vi dovete iscrivere al mio canale YouTube, raga, perché non potete stare così, Oh, ma siete in tanti che mi guardate, ma siete pochi iscritti rispetto a quelli che mi guardate. Che devo fare? Mi devo arrabbiare? La padella per me perfetta è questa, quella di nonna, quella di ferro. La vedete brutta così, ma questa vi dà un sapore, un gusto, la verdura non finisce mai. Ve la fa tutta quanta un po', tra virgolette, un po' sbruciacchiata sotto, capito? La dovete fare un po' attaccare in padella, è buonissima. Questa è quella per quelli che non vogliono sbagliare, non vogliono commettere errori, che è quella antiaderente. Questa è quella che fa per me. Poi la mia seconda preferita è quella di acciaio. Perché? Perché non abbiamo problemi, dura un'eternità, quindi non inquiniamo il mondo, perché poi questa qua, dopo che ti sei tolto quella antiaderente, dopo che ti sei tolto l'antiaderente, la devi ricomprare. Quindi significa tutto un processo di produzione
che non serve, ragazzi, dobbiamo essere sostenibili. E invece questa qua, ragazzi, una volta comprata, avevo pure lasciato fio a tuo nipote, a chi vuoi te, hai capito? Quindi oggi vi ho dato pure un po' di scuola di cucina. Vi è piaciuta? Se vi è piaciuta messaggiate nei commenti e dite: Max, se ci piacciono queste cose me lo scrivete? Dai, perché così vado avanti, no? Vi ricordate? Abbiamo abbattuto, abbiamo raffreddato o con l'abbattitore o con acqua e ghiaccio. Poi dopo, se sto al ristorante, io ho sta macchina fantastica che è il sottovuoto, non guarda la marca, non ci interessa. Sottovuoto, così conserviamo bene le cose. Quindi abbiamo mantenuto la catena del freddo dall'abbattitore, che l'abbiamo portato prima possibile a 0, da 0 a 4 gradi, e poi messa sottovuoto e in frigorifero. Ma io a casa come faccio? Lo devo dire all'orecchio. Prendi un bel contenitore di quelli ermetici, tipo questo qua, guarda, e scoli bene la verdura, la scoli bene la cicoria, e poi la metti qua dentro, e così ti dura un pochino di più. Quanto? 3 giorni? 4? Comincia a avere un odore strano, quindi cotta e magnata. Io qui che faccio? Ho messo la data, ho messo che cos'è, perché io so così perfettamente quanti giorni ho, e tu lo devi fare lo stesso sul tuo recipientino che c'entra al frigorifero, di mettere date, perché tu sei come me, poi ti scordi le cose, vero? Mo l'abbiamo tolta dal frigo, dobbiamo ripassarla. Quindi a Salvatore la cicoria senza aglio com'è? Non è nulla, bravo! Pure Salvatore te lo dice, la cicoria senza aglio non è nulla. Quindi va, aiuto, ma quanto è grosso. Allora, lo affettiamo, non ti piace lasciarlo? Lo fai a pezzettoni grossi, così lo puoi togliere. Quelli come me, che gli piace tanto, possono fare anche in un'altra maniera. Olio abbondante, mangiando di una cicoria, devi provare un'esperienza. Ma che cavolo stai a Max? Sempre queste cose, tutte queste stupidaggini. Sì, la cicoria diventa un qualcosa di pazzesco, perché ci metto un po' di peperoncino, se non la vuoi troppo piccante, fai così. Togli i semetti, ok? Togli queste cose qui, quindi la tagliamo il peperoncino, lo facciamo a pezzettini. Ma dici, come fai a sapere che non è piccante? Io assaggio sempre tutto. Perfetto, ecco, così mi piace a me piccantina, eh? Quindi la mia preferita qual è? Avete capito? Quella di ferro, quella di nonna, la migliore. Qual è il problema di quella di ferro? Che bisogna trattarla prima di usarla. Lo volete sapere come si fa? Max, fatemi sapere come si tratta la padella di ferro, così vi farò vedere che una volta trattata col mio sistema, una cosa che ho visto fare dagli gli altri chef con cui ho lavorato, non ci avrà più ruggine. Fate rosolare leggermente. Appena rosolato, noi abbiamo due possibilità: leviamo l'aglio non va bruciato assolutamente, va dorato. Vediamo un pochino. Quello con cui sto cucinando è un piano a induzione, è quello come che vedete a casa mia su in terrazza, la stessa cosa, solo a una potenza un po' più così. Guardate, levo. Perché lo levo? Perché se lo lascio ancora, quando poi metterò la cicoria ben strizzata, guarda qui, l'allargo, ok? Ma noi sappiamo di passare la cicoria. Non è vero, non la fate buona come la faccio io. Ci scommettete? Guarda, ora faccio vedere. Quindi abbiamo fatto l'olio rosolato con l'aglio, vado col sale, e adesso lasciatela così. Però per quelli che sono come me golosoni, vi faccio vedere un'altra cosa, un trucco. Se lo teniamo io e te però, non lo dia a quella che non mi vede, dillo soltanto a quella che mi segue, mi raccomando. Lo gratto, o se no con lo schiacciaglio, lo spremiaglio, guarda così, aglio qua, mo gli do una spettinata così, e mo lascia attaccare sulla padella per 5-7 minuti. Vedi, non si è attaccata, quindi la padella di ferro in questo caso col trattamento che gli facciamo diventa al 90% antiaderente, 85%. Guarda, vedi, si muove. Se l'avete fatta sull'acciaio si sarebbe attaccata. Allora, mo adesso la spiccio un pochettino, così. Questo è un The Sound of Love Green. Guarda, vedi qua, si sta quasi appiccicato. Mo gli diamo una botta più forte, ta 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 ta. Vedete qual è la bellezza dell'induzione? Che fai così,
passi. Invece se c'era il gas, il metano, quello che c'è voi, il GPL, la candela, quello che sia, ti rimane tutto dentro dove stanno i cosi, gli ugelli. Invece è così della passata, sempre pulito signora mia. Hai visto che ci ho messo l'aglio prima? Però c'è un'altra cosa da dirvi. Crema d'aglio. Sei curioso? Guarda qua che bella. È una crema d'aglio fatta in casa. Come l'ho fatta? Lo vuoi sapere? Allora, se arriviamo a 1000 commenti che mi dicono voglio vedere la crema d'aglio che non dà fastidio in bocca, che è leggera, non è pesante e si può conservare, vi faccio vedere la ricetta. Questa tu la puoi immaginare in 1000 modi, su una bella fetta di pane. E quindi se la vuoi con la fetta di pane te la faccio? Sì o no? Te la faccio con la fetta di pane, dai. Questa è la fetta di pane che ci piace a noi, guarda. Questi poggiamo qua. Guarda questa verdura, guarda. Bella, un po' brustolita, un po' no. Perché non deve essere proprio del tutto bruciata, no? Tiè, guarda qui, così. Oh, te mangi questa e basta, no? Giustamente. Tiè, guarda qua, guarda qui. Che spettacolo, tiè. Qua ci sta quell'olietto che è diventato verde. Guarda, vedi che è verde questo qua, vedi? Ok? Veramente, mo ci casco. Giusto per dargli una guarnizione, perché mi sembrava troppo sempliciotti, no? Guarda che bella. Così. Cicoria ripassata, ma quella buona, eccola qua. Che te la devi mangiare? Magnata bene. Quando te la mangi che non l'hai fatta col sentimento, è tipo una medicina, così invece godi, è un godimento.